Buongiorno a tutti. Allora, la fortuna vostra di oggi è che parlo solo per un'oretta e cerco di farlo anche dando una mano ai traduttori, perché io ho una parlata molto veloce, quindi se i traduttori a un certo punto hanno necessità di farmi segno, di rallentare o vedo uscire fumo dalla cabina, fatemelo notare che rallento un momentino. Io oggi vi parlo, dovrei dire, della cannabis. In realtà vi parlo di una parte della cannabis, che vi è già stato anticipato, l'avrete letto nel programma, è la parte non stupefacente, non nel senso che non è interessante, ma non stupefacente perché non ha il THC, il tetraidrocannabinolo. Per farlo però una partenza dalle basi, che alcuni di voi sicuramente hanno, altri possono avere in parte soltanto, la facciamo insieme e cerco di tenere la cosa ovviamente, non voglio dire divertente, diciamo scoppiettante, per intrattenervi un attimo. Se vi vedo che effetto soporifero, almeno avrete provato l'esperienza del CBD, la molecola di oggi, quindi potreste anche pensare che l'ho fatto apposta per farvi provare questa cosa. A parte queste battute, cominciamo. Se io adesso vi dicessi che voglio parlarvi di questa, una sostanza che è conosciuta in tutto il mondo, viene presentata come la cura, moltissime patologie, soprattutto di origine psicologica, a dosi eccessive e prolungate può dare problemi di salute a livello cardiovascolare in particolare, è dimostrato scientificamente che fa male, cioè ci sono studi e tutto, causa dipendenza psicologica, sulla fisica ci si sta disquisendo e c'è un giro miliardario di euro, di dollari, tanto la parità siamo 1-1. E voi dite no, la cannabis, ma come, ma perché? Sto parlando della Nutella. C'è qualche avvocato della Ferrero a farmi causa? No, nessuno, perfetto, andiamo avanti. È un esperimento, questo è uno sciocco che ho appena fatto per dimostrare che normalmente, sono 10 anni che faccio, 9 anni che faccio conferenze e uso sempre questa slide. Un giorno qualcuno riuscirà a darmi la risposta, ma normalmente è un esperimento psicologico che faccio perché leggendo questo elenco di frasi il nostro cervello associa naturalmente, dire beh sì, la cannabis, poi uno può essere pro o contro, però ah sì, la cannabis, insomma sono frasi che con la cannabis apparentemente in maniera di pregiudizio hanno a che fare, ma la cannabis è un farmaco, ok? Se io vi parlassi dell'aspirina non saremmo qua a dover fare tutta questa premessa. Questo serve a dimostrare che quello di cui oggi parliamo è un farmaco, assolutamente come tutti gli altri, l'OMS 2 anni fa lo ha classificato a tutti gli effetti come medicinale, però non è un farmaco come gli altri, tant'è che siamo qua oggi. E allora, visto che voglio cercare di farvi ragionare, ho detto la relazione la faccio io, però i neuroni ce li mettete anche voi, vi faccio un rebus e vi chiedo che cosa hanno in comune questi quattro riferimenti, queste 4 immagini che sono, vabbè, braccio di ferro, lo conoscete tutti, quello di sotto è un po' complicato, il bosone di Higgs, quello è lo scienziato X, per chi ne ha mai sentito parlare, lo struzzo e finalmente la foglia di cannabis. Io normalmente do una mezz'oretta di tempo per ragionarci sopra, però oggi, visto che mi hanno dato una scaletta da rispettare, vado oltre e vi do la soluzione. La soluzione è che sono 4 falsi miti, cioè sono 4 argomenti che sono basati su una conoscenza culturale insita nella nostra cultura sbagliata. Fatto molto velocemente. Dice, come la prende dalla lunga per arrivare a parlare della cannabis? Braccio di ferro si basa sull'assunto che gli spinaci contengano molto ferro, tutto il personaggio creato non è così. Sui motivi vi lascio Google per andare a cercare, però sappiate che gli spinaci non contengono pochissimo ferro. Il bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, quella che si era detto, la chiamiamo particella di Dio perché spiegherà ogni cosa. No, non c'entra nulla. Particella di Dio deriva dalla traduzione dall'inglese all'italiano di goddamn particle, che per chi conosce l'inglese, goddamn particle significa maledetta particella, non significa particella di Dio. Lo struzzo, siamo tutti convinti che abbia un becco col trapano e la punta di diamante, per cui perfori il terreno, infili la testa, sapete, sotto la terra per nascondersi, oltre a essere stupido perché così il predatore se lo trova pronto per papparselo, non lo fa assolutamente così, la testa la abbassa a livello dei piedi, si ferma lì, non riceve una trivella al posto del becco. E finalmente, e la foglia di cannabis? Avete presente Inception? Film con DiCaprio, se chiudo gli occhi e ti dico pensa a un elefante, ora faccio, e voi dite che sta a dire, se chiudo gli occhi vi dico pensate alla cannabis, che cosa vi viene in mente? Quasi adesso farete apposta a non pensarci, ma in realtà molti di voi probabilmente viene in mente questa cosa verde, questa foglia.
che in realtà non ci interessa un granché dal punto di vista terapeutico o anche ludico. Quando si parla di cannabis terapeutica, quando si parla della parte della cannabis che interessa, perché dentro contiene il THC, il tetraidrocannabinolo, o il CBD, il cannabidiolo, quello che ci interessa, ci proviamo, ok? Ultimo rebus della giornata, prometto, è il fiore femmina, ok? Perché ci sono i fiori maschili e i fiori femminili. I fiori maschili, questo adesso va molto alla moda quando uno vuole prendersi l'approvazione delle donne in sala, è perché i fiori femminili sono molto, ma molto più bravi a produrre cannabinoidi rispetto ai fiori maschili. Perfetto, parità di genere raggiunta. Però perché quando si parla di cannabis nei disegni, nella locandina di oggi, nelle magliettine, nelle canzoni, nelle pin, nelle spille, nei cappellini, non c'è, cioè c'è sempre la foglia di cannabis e non il fiore, perché un conto è vedere quella cosa che sappiamo tutti riconoscere, non è che diciamo ma potrebbe essere un'ortensia o camomilla, sono in dubbio, no, sappiamo tutti che è cannabis. Quello che ci interessa però della cannabis è il fiore, che è questo qua, che vi ho fatto vedere un attimo fa, che qualcuno potrebbe scambiare per il muschio del presepe dell'anno scorso, ma in realtà è il fiore di cannabis essiccato. Ed è quello che ci interessa. Allora, ripeto, non sono qua a farvi lezioni perché sono pesanti e tutto, voglio darvi una base, proprio il minimo per capire di quello di cui andremo a parlare oggi, perché se io vi dicessi, ah, questo è il cannabidiolo, sapere da dove arriva non è bello solo dal punto di vista del, se me lo domandano, chi vuole essere milionario lo so, ma è bello da sapere per capire che il cannabidiolo come medicinale ha tantissime attività e queste dipendono anche dal fatto che deriva da una pianta che è la cannabis piuttosto che dalla mela. Ok? Allora, velocissimamente, alcune slide le salto perché mi sembrate già che lo sapete, perché saltiamo, perché il tempo è quello che è, perché viene fluente nel discorso. Una premessa sui nomi, perché a volte si dà per scontato, ma mi sono reso conto in tutti questi anni che non è così scontato. Cioè, quando si parla di cannabis, di marijuana, di ganja, di canapa, hemp, stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando di cose diverse. Io ci ho messo un po' a capirlo, poi una volta che non lo capisce, ma voi considerate che intanto cannabis, la parola cannabis è cannabis sativa in realtà, è il termine, è una parola latina, okay? È il nome botanico della pianta. Poi vi posso già dire, vado già allo spoiler finale, vi rovino così, cannabis di fatto quando si parla di cannabis si sta parlando dell'aspetto prettamente terapeutico, perché invece quello che può capitare è che quando parlate di ganja, ad esempio, normalmente chi parla di ganja utilizza la cannabis solitamente di provenienza illegale e per usi che possono essere religiosi piuttosto che rituali e cose del genere. Ho dimenticato il più importante, forse, scusatemi, prima, la marijuana. Quando si parla di marijuana è sempre la cannabis, è sempre lei, però, diciamo così, deriva più dall'identificare la cannabis di provenienza illegale utilizzata o per uso terapeutico o per uso ludico, ma comunque di provenienza illegale. Cioè uno coltiva la marijuana illegalmente e acquista la cannabis con ricetta legalmente. Queste distinzioni non so se vi possono servire, ma servono a capire di cosa stiamo parlando. La canapa, che cos'è la canapa? È quello che noi chiamiamo hemp in inglese, ed è la cannabis senza sostanza stupefacente. L'ho detto prima a qualcuno, noi abbiamo la stessa identica pianta coltivata, se la coltivo autorizzata dal Ministero della Salute da vendere alle farmacie e da vendere ai pazienti come farmaco, quella è cannabis terapeutica o cannabis medica. Se questa cannabis io la coltivo perché geneticamente l'ho modificata, ad esempio, ho selezionato dei semi, per cui non c'è dentro il THC, o meno ce n'è un cincinino, una punta, al di sotto di un limite di legge, quella è canapa. Hemp, vabbè, il nome l'ho detto prima, uguale. Saltiamo sull'hashish, lasciamo perdere altre droghe, altre cose. Solo per dirvi anche qualcosa che dovreste aver sentito prima o poi nella vita, cioè la cannabis sativa, la cannabis indica o indica, esiste anche la cannabis ruderalis, ibridi, lo dico per qualcuno che dovesse saperlo. Ci fermiamo qua, non vado oltre, semplicemente per dirvi, la sativa sono quelle piante che potete vedere nei film o dall'amico, che sono alte quasi 2 metri, a volte anche più, sono quelle che sono normalmente, ma non solo, ricche in THC, e poi la cannabis indica, che invece sono cannabis più basse, crescono di solito sulle alture ad esempio dell'Himalaya, e sono cannabis più ricche di CBD normalmente. La cannabis, allora, datemi una pianta di cannabis e curerò i mali del mondo.
Questa è una frase che capita di sentir dire. Non è proprio così, però diciamo che la cannabis è una pianta che è estremamente versatile dal punto di vista terapeutico. Cioè, mentre ci sono delle piante che, se voi prendete soprattutto i vecchi testi che parlano dei benefici e rimedi delle tal piante, trovate che prendete la camomilla, prendete la passiflora, prendete l'artiglio del diavolo, ci sono 20 indicazioni terapeutiche per la prima, 32 per la seconda e 19 per la terza. Avete curato praticamente tutte le patologie del mondo con 3 piante. Questo perché? Perché all'interno, normalmente il giochetto si spiega che i ricercatori hanno trovato che dentro il capolino di camomilla, dentro il petalo di camomilla, ci sta una sostanza presente in una parte per milione, che però che vuol dire la millesima parte del milligrammo, per intenderci, però se ne mangiate 2 kg al giorno si è visto che ha un effetto antitumorale. Ora dovete solo trovare qualche chilometro quadrato di campo di margherite e ruminare come una mucca tutto quel quantitativo di margherita per poter assumere quella sostanza. Il discorso è simile anche nella cannabis, cioè anche nella cannabis ci sono tantissime sostanze. La differenza è che di queste sostanze, oltre a essercene tante come numero, come qualità, ce ne sono tante anche come quantità, cioè queste sostanze ci sono in grandi quantità in grado di dare degli effetti, e questi effetti si stanno studiando, quindi qui ho scritto studiando, non ho scritto è stato dimostrato scientificamente senza alcun dubbio che cura e guarisce da queste malattie, però è studiata con molto successo in alcuni casi, con successo in altri, con meno successo in altri ancora, per queste patologie, e ci mettiamo, scusatemi, con queste patologie, e quelle che ho segnato in neretto sono le più note, ma anche quelle dopo, sindrome di Tourette, glaucoma resistente, malattie infiammatorie, insomma, tutte quelle che vedete sono patologie in cui la cannabis dà soddisfazione. Ora, cominciando a entrare nel discorso, perché vi ho promesso parleremo anche del CBD, quale di queste attività è dovuta al THC, quale è dovuta al CBD? E la risposta che dovrei stupirvi è nessuna di queste, perché tutte di queste sono legate, sono curate con la cannabis, e la cannabis è l'insieme di tutte queste cose. Poi, per fortuna, ci si è resi conto che alcune patologie rispondono, cioè si curano molto bene anche solo con un pezzettino della cannabis, e questo pezzettino può essere solo il THC, può essere solo il CBD, e quindi ecco perché può avere senso utilizzare il CBD da solo. Sappiate comunque, ma adesso lo vedremo un attimino, che c'è differenza ad utilizzare solo il CBD o la cannabis intera con anche il CBD all'interno per curare la stessa malattia? La risposta è sì. Cioè, dovendo scegliere, utilizzare il CBD, non si dice puro, quindi solo il CBD. Immaginate di avere il fiore di cannabis, ci tirate fuori il CBD, lasciate dentro tutto il resto e avete solo il CBD e lo usate ad esempio per l'epilessia. La cura. Però avreste potuto avere, a parità di dose, un risultato migliore, che migliore può voler dire, ad esempio nell'epilessia, meno convulsioni o minori effetti collaterali o maggior benessere del paziente, utilizzando tutta la cannabis. Questo è quello che si chiama effetto entourage, o effetto, che poi ne parlerà la collega più avanti, quindi non voglio rubare tempo o relazione. Avevo promesso che non vi avrei fatto più domande, mentivo, sappiatelo, quindi in principio era il sistema cannabinoide, cioè ovvero un qualcosa che abbiamo tutti noi come esseri viventi. Tutti gli esseri viventi vertebrati hanno un sistema endocannabinoide, e la domanda che io normalmente faccio a questo punto è: chi è il più grande produttore mondiale di cannabinoidi? Qualcuno ha detto l'Olanda, credo. Qualcuno a volte si butta e dice Israele, qualcun altro vuole buttarsi. Siamo già nella fase del dunque, se ha fatto la domanda così vuol dire che la risposta non è scontata e quindi devo pensare dove è la fregatura, perché c'è la fregatura. La risposta, anche qui normalmente do i soliti 20 minuti, ma andiamo avanti per questioni di tempo. La risposta è che il più grande produttore mondiale di cannabinoidi, perché la mia domanda era il grande produttore mondiale di cannabinoidi, non di cannabis, è l'uomo, inteso come essere umano. Cioè noi, all'interno del nostro corpo, in questo momento che siamo qua a parlare, produciamo cannabinoidi. Produciamo una sostanza che è simile al tetraidrocannabinolo che è nella pianta, produciamo una sostanza che è simile al cannabidiolo all'interno della pianta. E voi dite, quindi ho scoperto oggi che siamo delle piantine di cannabis. È una grande semplificazione, però potrebbe rendere l'idea. Questo spiega, non mi dilungo troppo, ma spiega come mai quando
voi, o diciamo l'amico che tutti abbiamo, il cugino che tutti abbiamo si è fatto una canna, ha avuto un effetto. Cioè, per quale motivo? Ha preso una pianta, quindi qualcosa che cresce nel terreno, l'ha fumata e ha avuto un effetto nel suo corpo. Vuol dire, dal punto di vista scientifico-biologico, che una sostanza della pianta, il tetraidrocannabinolo o il cannabidiolo, è entrata nel corpo, ha trovato un punto dove attaccare. Normalmente nel gergo si dice meccanismo chiave serratura. Il cannabidiolo è la chiave, gira nel nostro corpo, c'è nessuno, cerca qualcuno, trova una serratura e la apre. La domanda che tutti fanno normalmente è, la domanda che io vi faccio è: quindi mi state dicendo che il nostro corpo è progettato con delle serrature che possono essere aperte dal cannabidiolo, dal tetraidrocannabinolo, dette in altra maniera. Vi sto forse dicendo che il nostro corpo è progettato per assumere cannabis. Allora, dal punto di vista metafisico questa è una disquisizione filosofica e tutto che sarebbe bellissimo fare, ma non sono filosofo e non la faccio. Dal punto di vista scientifico, più che mi compete dal punto di vista della farmaceutica e della biologia, la spiegazione è che noi abbiamo delle serrature perché, senza aspettare che arriviamo a 18-20 anni per farci una canna, il nostro corpo ha già all'interno i cannabinoidi, quindi ci sono già delle chiavi che girano e, vi dicevo, all'interno del nostro corpo gira una sostanza che si chiama anandamide, tanto per dire, che è analoga del tetraidrocannabinolo. Sono chiavi molto simili, sapete che le chiavi molto simili possono aprire la stessa serratura, una magari con un pochino più di fatica, l'altra in maniera più facile, ma ci riescono. Eccolo qua. Spero di essermi riuscito a spiegare. E quindi, anche questo ve l'ho già detto, benissimo, la cannabis è tetraidrocannabinolo, THC, è cannabidiolo, CBD, ma non solo, perché altrimenti parleremo di quelle e chi se ne frega della cannabis. Abbiamo due sostanze, con quelle facciamo tutto. No, dentro la cannabis ci sono centinaia di cannabinoidi, potrei farmi dei nomi, anche per rispetto dei traduttori, non lo so, per non andare su dei nomi troppo particolari, faccio solo delle sigle: CBN, CBG, THCV, THCB, tutti cannabinoidi di cui sappiamo poco, sappiamo ancora poco. Del THC sappiamo abbastanza, del CBD parecchio, ma di tutti gli altri 100 e passa sappiamo veramente poco. E poi oltre a questo ci stanno anche, qui ho scritto 700, ma più passa il tempo e più scopriamo, centinaia di sostanze che uno dice vabbè, sono lì, sono di contorno. No, servono. E non è solo per dire le sostanze come i terpeni, parola che si riferisce alle sostanze che danno l'odore classico alla cannabis. Quando voi camminate per strada e annusate l'aria e dite qua qualcuno si sta assumendo la sua terapia giornaliera prescritta dal medico, perché riconoscete la cannabis che uno sta assumendo, ecco, quell'odore che sentite sono i terpeni, e non è solo un discorso di odore / aromaterapia, è un discorso che queste sostanze, poi ne parlerà qualcun altro che ne sa molto più di me, sono sostanze che hanno delle attività terapeutiche. E io un esempio che faccio sempre, che mi ha fatto capire questa cosa, perché uno dice sì, ma cosa vuoi che un odore possa fare? Odore nel senso di sostanza odorosa. Pensate a volte un odore sgradevole, un odore di fogna che vi può generare il vomito. Cioè avete annusato un odore e da un odore vi è partito uno stimolo fisico tale per cui ad esempio avete vomitato, un'immagine bellissima. Altrettanto possono esistere delle sostanze da cui non tanto l'odore ma anche l'odore può generare una reazione positiva all'interno del corpo, che non è la felicità e basta, ma è anche un meccanismo biologico fisico che può migliorare le condizioni di salute. Andiamo avanti con queste dove stanno sui termoni. Marco, prima che, scusa se ti interrompo, prima che vai avanti però, hai parlato di sistema endocannabinoide, sì, e hai spiegato che questa cosa ce l'abbiamo dentro, no? Dalla nascita. E c'è una questione che mi attanaglia da tempo, che non capisco e non so se è una leggenda metropolitana o ha un qualcosa di reale, e quindi ne approfitto della situazione anche perché penso che possa anche interessare il pubblico. Vai. Mi è stato detto una volta. Ti ha detto, esatto. In realtà sei tu, ma non lo vuoi dire. No, un uccellino mi ha detto che il neonato, sì, assumendo il latte materno dalla madre, si rilassa fino ad addormentarsi, sì, anche perché all'interno del latte materno ci sono dei cannabinoidi. Sì. È una cosa quasi eretica, no? Perché stiamo parlando di almeno i neonati lasciateli stare, no? Ma nel senso, ecco, okay, è reale, è così?
È vero? Sì, è vero, premesso che è una domanda a cui posso dare risposta, ma non le ho tutte, non è che c'è il dottor Ternelli, chiediamo perché avremo una risposta. Ho la risposta, quindi te la do volentieri. Ed è una risposta che, scusami, la tua domanda la ricolleghiamo all'esempio della Nutella iniziale, cioè come dici tu, sembra una cosa eretica di dire stiamo drogando i bambini, ma è lo stesso concetto di la madre che attraverso il latte trasferisce i suoi anticorpi al bambino. È una cosa normalissima ed è normalissimo che la madre trasferisca tante sostanze, anticorpi, vitamine, proteine, nutrienti, cannabinoidi, grassi, perché è normale ed è naturale che sia così. Allora uno quando diciamo cannabinoidi, immaginiamo la madre che è lì che si sta facendo una canna mentre allatta il bambino che soffia sulla faccia del neonato e faccia una roba del genere, quando in realtà sta trasferendo sostanze, ormoni, mi viene anche da dire, che è naturale ed è fisiologico, siamo fatti così, funzioniamo così. Poi il meccanismo psicologico nostro è associare la parola cannabinoidi a cannabis, la cannabis alla droga d'abuso, abuso a scenari apocalittici e tutto. Quindi grazie per la domanda, perché da una parte così aiuta a interrompere il mio tono e dite, parla sempre tutto Zattanelli che dopo un po' il CBD comincia a fare effetto. Dall'altra, se aveste delle domande voi, ben volentieri un'alzata di mano e le facciamo. In ogni caso avevo promesso che, è una promessa, farò mantenere, tra mezz'ora, cioè io parlo fino alle 11:15. Nessuno scappa, ok, c'è gente che dice oddio, parlo fino alle 11 perché il quarto d'ora finale lo vorrei lasciare alle eventuali domande se ci sono. Se non ci sono, Matteo, falle tu, perché così non pensino di poter sfuggire a un quarto d'ora di relazione. No, scherzi a parte, torniamo alla relazione sulla cannabis e qui arriva il momento in cui ci fosse il rullo di tamburi. Arriviamo a una delle cose più importanti in assoluto da sapere sulla cannabis, cioè sulla cannabis in generale, che ne parliamo dell'uso ludico medico del THC, del CBD, è la cosa più importante. Ovvero, aspettate che guardo se c'è, no non ce l'ho, scusate, guardate se c'è. Se io avessi qui un fiore di canapa, no? Di cannabis senza THC, e vi dicessi che qui dentro l'azienda che me l'ha venduto mi dice che questo è 1 grammo preciso di cannabis, 1000 milligrammi, e dentro c'è il 20% di CBD. Normalmente quando mi rivolgo a platea di farmacisti, proprio per mettere alla prova, dico il 20% di 1 grammo vuol dire quanti milligrammi ci sono, e io chiedo quindi quanti milligrammi di CBD ci sono in questo fiore che ho in mano, se è al 20% ed è 1 grammo di fiore. Chi di voi ci è già arrivato sono 200 milligrammi, la risposta che mi viene detto è 200 milligrammi. Faccio fare il giro, sì, 200 milligrammi, e poi ovviamente alle domande del dottor Ternelli non c'è scampo, cioè c'è sempre la fregatura. No, la risposta non è 200, la risposta è 0. La risposta è 0, cioè non c'è CBD dentro il fiore di cannabis. Perché? Perché il CBD non è presente come tale, non è la molecola di cui arriviamo a parlarne, è presente in una forma diversa che si chiama CBDA. Questa A sta per acido cannabinolico. E dice, vabbè, abbiamo fatto anche la lezione di chimica, c'era bisogno? Beh sì, perché il CBDA e il CBD sono 2 molecole diverse, poco diverse, perché adesso capisco che è l'argomento del giorno, però la molecola responsabile di questa differenza è una molecola di anidride carbonica. Quindi è sempre lei, quella che non si trova da mettere nell'acqua, quella responsabile dell'effetto serra, è quella che trasforma il CBD in CBDA. E il fatto che il CBDA contenga questa molecola di anidride carbonica causa enormi differenze di funzionamento come effetto finale. Per i più, tanto perché l'abbiate mai sentita parlare, la trasformazione del CBDA in CBD, e intendiamoci anche del THCA, perché questa cosa che sto dicendo vale anche per il THC, il THCA in THC, quindi il passaggio da CBDA a CBD si chiama decarbossilazione e avviene mediante, come tutte le reazioni chimiche, la somministrazione fornendo energia che può essere luce, radiazione ultravioletta, ossigeno e calore come calore della fiamma. Ecco perché la cannabis va fumata, perché se io mangio la cannabis non ho gli effetti che ho quando fumo, perché le sostanze che ci sono nel fiore crudo, il THCA e il CBDA, non sono il THC, non sono il CBD. Devo fumarla, devo fornire calore per trasformare il CBDA in CBD. Qua vedremo che i prodotti che si prendono per via orale hanno già subito questa
trasformazione ad opera di chi li ha preparati. Altra slide. Noi qui diciamo, ok, il CBD vince, andiamo a casa tutti felici e contenti. In questa slide, che è una slide che chi gira su internet la vede ed è una goccia nell'oceano delle attività della cannabis, vi dà però a occhio immediatamente un'idea di quello che è il CBD, inteso come molecola terapeutica, e quello che può essere il THC. Non mi addentro nei dettagli, nelle cose e quant'altro, ma sappiate che tutta quella lista di sostanze di attività terapeutiche, toglie il dolore, riduce l'infiammazione, attività antibatterica, inibisce la crescita cellulare, tratta la psoriasi, il CBD ne ha. Poi dopo si tratta di capire se le ha il CBD da solo, quindi prendiamo il CBD, utilizziamo lui da solo e avremo tutte queste attività, sembra quasi il sacro Graal, piuttosto che abbiamo bisogno di utilizzare la cannabis che contiene il CBD. Qui c'è la parte dei terpeni che vi salto volentieri perché lascerò alla collega dopo, e appunto cominciamo a entrare in quello che è il CBD, sostanza che è dotata, come vi ho detto, di attività terapeutica. Ne potremo parlare per ore, ovviamente, e fortunatamente per voi non lo farò, però le cose fondamentali da dire sono che il cannabidiolo è una sostanza che normalmente viene definita corporea, cioè agisce principalmente non sul nostro cervello, quello lo fa il THC, ma a livello corporeo, su quelli che vengono chiamati CB2, cioè Cannabis Receptor 2. Agisce anche su altri recettori. Ci interessa sapere che l'attività del CBD normalmente è un effetto corporeo, quindi se pensate di assumere il CBD e di sballare o comunque di avere effetti psicotropi, state sbagliando. Il CBD non è una sostanza stupefacente, il CBD non dà effetto, si dice, psicotropo. Ed è il motivo per cui, dal punto di vista della legge, potete andare tranquillamente ad acquistare del CBD, del cannabidiolo, senza avere problemi che qualcuno possa darvi delle noie o darvi delle contestazioni perché è una sostanza stupefacente. Il Ministero ci ha provato, ne parlavamo ieri sera così 2 anni fa, a fare questa cosa, non ci è riuscito per fortuna, e quindi oggi siamo qua a parlare del CBD. Un ultimo ragionamento, poi non ho finito ma andiamo avanti, un ultimo ragionamento sul CBD è questo. Quando la cannabis intesa come pianta si è iniziata a utilizzare dal punto di vista medico, si è detto: ho questa patologia, ho questa malattia, prendo la cannabis, sto bene, quindi la cannabis funziona. Cos'è che funziona? La cannabis, la pianta, il fiore che io fumo, che assumo, che vaporizzo. Con il tempo la scienza è voluta andare a capire, perché la scienza ragiona così, deve capire da una parte e deve trovare il responsabile, cioè non ce ne possono essere 2, ce ne deve essere uno, quindi deve andare a capire perché la cannabis funziona, se sono stato bene, perché? Perché il THC, perché il THC, perché il THC. E perché il THC, il tetraidrocannabinolo? Perché è stupefacente, perché dà questi effetti, e io dico sempre, qual è la differenza? Perché nessuno si fila la margherita, sta povera margherita che tiro sempre fuori, e tutti la cannabis? Beh, perché nella cannabis c'è il tetraidrocannabinolo, è quello che dà questo effetto. E con il tempo la scienza, negli anni passati, era arrivata a dire se la cannabis funziona per trattare malattia è perché il THC fa. Del CBD non importava niente a nessuno, finché non si è cominciato a studiare, a utilizzare la cannabis e ci si è resi conto che, ma sai che forse i meriti che davo al THC non sono del THC ma sono del CBD, o sono di entrambi, ma insomma la cannabis non è THC. Okay? La cannabis è tutto, però ci sono delle attività che sono particolarmente importanti per quanto riguarda il CBD. Pensate all'epilessia, si è sempre pensato che la cannabis come antiepilettico, ma il grosso dell'attività antiepilettica è il cannabidiolo. Di nuovo come prima. Allora, quando parliamo di CBD, da dove deriva il CBD? E voi adesso tutti in coro direte dalla cannabis, perfetto. Ma il CBD può essere ottenuto in diverse maniere. Esiste il CBD cosiddetto estratto naturale, ovvero io prendo la canapa, potrei prendere anche la cannabis, ma parliamo del libero mercato, prendo la canapa che non è stupefacente ed estraggo tramite dei processi una pasta, una specie di pasta che può essere pura al 90, a diversi gradi di purezza. E questa è una pasta che contiene praticamente, per la maggior parte, CBD. Avrà un odore che è legato a quelle sostanze odorose che vi dicevo prima, i terpeni, ma quello è una pasta al CBD. Ed è una pasta che viene utilizzata, ed è, scusatemi, un estratto
che viene utilizzato per uso farmaceutico, cosmetico o tecnico. Vi ho cancellato alimentare, perché nonostante possiamo avere idee, essere convinti diversamente, ad oggi, a tutt'oggi, la canapa ad uso alimentare, tolti i semi, tolte i derivati dei semi, estratti di canapa come piuttosto i fiori di canapa non sono ammessi a livello alimentare. Prendete questa cosa che vi ho detto e tenetela da parte, ci tornerà utile tra poco. Preso il fiore e avendo detto ok, ho fatto questo estratto dal fiore e questo estratto è ricco in CBD, io potrei anche avere un CBD puro in cristalli, cioè io quella pasta la vado a purificare al massimo delle possibilità che la scienza ci offre. Ottengo un qualcosa che è puro al 99, qualcosa per cento. Non ho più una pasta, ho una polvere e questa polvere è CBD in cosiddetto cristalli. È il CBD puro, cioè lì c'è solo CBD. Ci saranno tracce, se volete, di sostanze secondarie, ma quello è CBD puro, cosiddetto CBD isolato. Da questo avremo anche il fatto che il CBD puro, così bello, bianco, quello che volete voi, lo posso anche sintetizzare in laboratorio, quindi è chimico. Ora, prima che qualcuno storca il naso e dica no, eresia, vade retro perché la cannabis è una pianta sacra e la chimica e la sintesi devono stare lontano. Voi sappiate che se prendete il CBD naturale, puro, bianco, il CBD sintesi chimica puro, bianco, e li mettete sotto microscopio uno sopra l'altro, sono identici, non c'è alcuna differenza, cioè il CBD chimico piuttosto che il CBD naturale sono identici al 100%. C'è però una differenza che è quello che c'è attorno al CBD. Vi ho detto è puro al 99%, cosa c'è in quell'1%? In quello naturale potranno esserci altri cannabinoidi, terpeni, tracce di THC, se vogliamo, comunque composti derivati dalla pianta. In quello sintetico sono residui di solventi, quindi potrebbe esserci acetone, acetonitrile, solventi organici. Ora, fatemi capire che ore sono per sapere quanto... abbiamo ancora 20 minuti. Come mi devo spingere? Andiamo a farvi capire... spero di essere riuscito a darvi l'idea che il CBD, ok, è una sostanza che deriva dalla cannabis, non è stupefacente ed è dotata di attività medicinale. Dove troviamo il CBD in Italia? Cioè se io volessi utilizzare il CBD, come funziona? Allora, intanto dovete sapere che per quanto riguarda il mondo non farma, cioè che non passa dalla farmacia, inteso come medicinali, è un mondo che ad oggi non è regolato, cioè non c'è una legge ad hoc per l'utilizzo del CBD ad uso curativo al di fuori del mondo farma. C'è una sorta di assenza di regolamentazione che di fatto si traduce in, attraverso processi della Corte di Cassazione, si è arrivato a capire cosa è concesso per ora e cosa non è concesso. Dall'altra parte, nel mondo farma, cioè nel mondo all'interno di farmacie ospedali, il CBD è riconosciuto come molecola farmaceutica ed è contenuto in due specialità medicinali. Esistono due farmaci in Italia, uno è il Sativex e l'altro è l'Epidiolex, che contengono il primo THC e CBD, il secondo solo CBD, e sono venduti come medicinali, sono acquistabili con ricetta. Poi il loro uso è molto molto limitato e diciamo esclusivamente all'interno di ospedali. Il CBD ha una indicazione terapeutica approvata in Italia, cioè dal punto di vista normativo, se voi oggi chiedeste a un farmacista, a un medico, a cosa serve il CBD, dal punto di vista delle indicazioni terapeutiche, lui vi direbbe il CBD serve come antiepilettico, perché questo farmaco che voi vedete viene utilizzato per il trattamento dell'epilessia resistente, ovvero quando i farmaci tradizionali falliscono, non riescono a controllare l'epilessia nei bambini e negli adulti, si utilizza il CBD, questo medicinale a base di CBD. CBD che non è sintetico, è naturale, ok? E quindi uno spontaneamente dice, ok, appena detto che da una parte le farmacie, dall'altra il fatto che non c'è una norma dedicata, e quindi com'è che spieghiamo il fatto che io posso andare in un cannabis store, in un coffee shop, nelle automatic machine, come si dice, nelle macchinette 24 ore che vendono la cosiddetta cannabis light che contiene CBD, cioè com'è che si è arrivati a tutto questo? La storia che vi ho detto... per far capire come ci raccapezziamo, come ci saltiamo fuori a spiegarlo, siamo in Italia, due parole che poi sono forse più di due, c'è questo vuoto normativo, c'è questo concetto del è legale farlo perché non è illegale, cioè se una cosa non è illegale si può fare,
Okay? Il punto fondamentale è che quando uno acquista prodotti a base di CBD o altre sostanze della cannabis non ci sia dentro l'altro amico, cioè il tetraidrocannabinolo, o eventualmente sia presente a dei dosaggi molto 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 bassi. Perché vi dico questo? Perché non esistendo una legge, tutti i prodotti che voi potete acquistare liberamente non sono soggetti a norme / controlli / appunto una norma che impone o obbliga chi vende il CBD o un prodotto a base di CBD a determinate controlli o obblighi. Uno può fare quello che vuole e quando uno può fare quello che vuole, nel bene e nel male possono succedere cose, perché io voglio fare cose fatte bene, posso farle bene, voglio farle male, posso farle male. Non ci sono controlli. I controlli che vengono fatti sono quelli del verificare, quando Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri fanno dei sequestri, vanno a verificare che il THC sia sotto i limiti di legge o che non sia presente. Ma questo cosa vuol dire? Prendiamo alcune analisi che sono state fatte a livello internazionale in Europa e cosa hanno fatto questi signori? Sono andati a vedere, ad acquistare in varie parti di coffee shop sparsi per tutta Europa, in vari paesi, tra cui anche l'Italia, oli di CBD, ovvero il fatto che questi sono stati presi degli oli di CBD, quindi delle gocce contenenti il CBD della canapa, e si è andato a vedere dentro che cosa c'era o cosa non c'era. E quello che si è visto è che di tutti i campioni analizzati c'era una bella etichetta grossa così con scritto CBD al 5, CBD al 10%, CBD al 20%, no, noi abbiamo il 40%, non ce n'era uno che avesse il valore indicato. Quindi chi aveva il 20% magari dentro aveva il 15%. Com'è possibile questo? Perché non c'è una legge che obbliga a controlli pre-produzione, pre-immissione in commercio. È tutto lasciato all'iniziativa. Io posso anche pensare di prendere del CBD, di scioglierlo in un olio e di farci un olio e dire ci metto una scadenza di 5 anni perché mi va di metterci 5 anni, non ho una legge che mi obbliga, ma il CBD, dico sempre, il CBD non è quando sta sciolto in un olio, non è un vigliacco, reagisce, cioè avvengono delle reazioni chimiche e queste reazioni chimiche portano a un calo della concentrazione. Io che ho fatto l'olio non è che sono un chimico e lo sapevo e avrei fatto studi di stabilità, non ci sono leggi e quindi faccio un olio, ci metto 5 anni di scadenza, peccato che dopo un anno dal 20% siamo passati al 7%. E allora a tal proposito racconto un aneddoto che è capitato personalmente. Una figlia aveva sua madre che aveva dei dolori fortissimi e aveva acquistato questo olio di CBD al 15%, 85 euro, con tutta la spiegazione del caso di quante gocce fare, e gliene dà a sua madre, e non solo, la madre non sta bene, cioè la madre non è che non sta bene, proprio acqua omeopatica, non saprei come dire, cioè meno dell'acqua, non passa nulla. E mi chiede a me perché. E dico, guardi, la prima cosa che posso fare è mi mandi il flaconcino, lo analizziamo, andiamo a vedere quanto CBD c'è. E quello che si è andati a vedere era che all'interno di quel flacone acquistato, su cui l'etichetta diceva 15% CBD, c'era l'1,2% di CBD e lo 0,3% di CBD, scusatemi, chiedo scusa, c'era l'1,2% di CBD e lo 0,3% di CBDA. Probabilmente, cioè la somma totale era l'1,5, non era il 15, era 1,5% di, semplifichiamo, CBD, cioè c'era 10 volte meno il dichiarato. Fatto volontariamente, fatto per errore di etichetta, non lo sappiamo, di leggi non ce n'è. Quindi come fa a capire cosa assumere, cosa non assumere? L'unico modo, che io ad oggi, dopo 10 anni in cui c'è tutta questa situazione, che giro conferenze, dico l'unico modo è sapere chi ho davanti. Cioè se ho un venditore serio, cioè se ho una persona che so che si è fatto un nome da una parte, una cultura dall'altra, che è una persona seria e che i prodotti che mi vende mi fido che abbia selezionato o abbia fabbricato, se è il fabbricante, e che siano di qualità. Non ci sono alternative. Posso trovare il miglior sito del mondo dove mi decantano e mi scrivono il nostro CBD viene da questi prati, il nostro CBD è estratto da queste bellissime piantagioni fertilizzate con le mucche di non so che cosa, ma alla fine della fiera quello che conta è che controlli non ce n'è, leggi non ce n'è e uno può fare quello che vuole. Per inciso, per farmi capire, considerate che ad oggi
il CBD estratto dalla pianta non tiene conto da dove quella pianta è stata coltivata. Un altro esempio che faccio: avete mai sentito parlare dell'Ilva, dello stabilimento dell'Ilva? Acciaieria? Sì. Avete mai sentito parlare dei problemi di inquinamento che ci sono nei terreni di fianco all'Ilva e tutto? Io racconto così, a domande, vado avanti a step a domande. Posso io acquistare un terreno di fianco all'Ilva? Assolutamente sì, anzi mi fanno una statua perché me lo venderanno a 2 euro, 2 spicci, pur di tirarselo via. Posso decidere io di voler bonificare questo terreno, cioè di togliere tutti i metalli pesanti che sicuramente saranno presenti? Assolutamente sì. Qual è una delle migliori piante al mondo, potremmo dire un'idrovora, che aspira, la sentite alla sera, se fate silenzio, nella notte sentite, che ha delle radici talmente capaci di aspirare metalli pesanti? La canapa, la cannabis, la canapa. Quindi posso io piantarla in quel terreno? Assolutamente sì. Dove la canapa immagazzina, mette tutti quei metalli pesanti? Nel fiore. Posso io raccogliere quel fiore e farci un estratto? Assolutamente sì. Posso io vendere quell'estratto in commercio etichettato con estratto CBD da canapa? Assolutamente sì. Da questo punto di vista, quindi torno a ripetere, la cosa migliore che un consumatore può fare è sapere chi è davanti, non fidarsi, ripeto, del sito internet con tutte le, intendo dire del sito internet sconosciuto di cui io non ho storia, non so chi sia, non so dove vengono, chissà chi sono, però mi fanno un prezzo meravigliosamente basso, anzi se acquisto 3 flaconi mi danno 2 euro indietro. Vale la pena parlare con qualcuno di serio, avere un venditore che uno conosca bene e sapere che quello che sto assumendo è CBD che mi curerà, non che sì, alla notte dormo adesso, per cui il CBD mi rilassa, avete visto le attività di prima, è rilassante. Poi però non ho difficoltà a trovare il water quando giro perché c'è una strana luminescenza che esce dal mio corpo dovuta al fatto che appunto questo CBD chissà da dove proviene. Io avrei altre cose da dire, ma il grosso l'ho detto. Lascerei a voi qualche domanda, vi va? Equitacia consente, quindi lo prendo come un sì. Volevo intromettermi io un attimo, perché abbiamo adesso alla fine sentito di quel controllo mancante e mi sembrava molto importante anche a dire che quel controllo mancante non ha niente da fare con la cannabis, ma con il nostro sistema. Perché quel controllo manca anche da tutti gli altri prodotti del mercato. Il pane che mangiamo non viene controllato costantemente, però chiaramente è sempre la fiducia che si dà a un produttore o a un venditore di avere prodotti buoni. Vero. Diciamo che la differenza è che, almeno dal punto di vista normativo, quello che devi fare, la legge te lo dice nel pane, cioè tolte le frodi, cioè posto che uno dice voglio volontariamente mettere nel cianuro nell'impasto di oggi perché mi va di farlo, e quindi è una frode, parliamo di cose illegali, di reati. Per il resto cosa io devo fare, come lo devo fare, che etichette mettere, quali norme igienico-sanitarie rispettare, queste ci sono. Poi è chiaro che non è che immaginate il fornaio che tutte le mattine, una volta fatto il pane, lo manda ad analizzare in laboratorio, questo no, assolutamente. Il senso è quello di avere un sistema che guida chi vuole produrre e che obbliga chi vuole produrre, per garantire che il prodotto finale sia quello che c'è in etichetta e che abbia un minimo di sicurezza. Potrà anche essere che uno dice ho preso il CBD e non mi ha fatto niente, nel senso che non è la cura a tutti i mali, ho detto non è il sacro Graal, però almeno non sono stato male, non sono stato male perché era contaminato, inquinato o sporcato d'acqua. Adesso c'è un momento, no, di possibilità di farti delle domande dal pubblico. E tu sei lì che... Io la prima vorrei fartela io. Hai parlato molto di CBD e di THC. Sì. Quindi da profano mi viene da pensare che la cannabis è fatta da questi 2 principi attivi. Sbaglio? Sì. Bene, dimmi perché. Ho fatto vedere in 2 slide che ci sono ad oggi più di 110 cannabinoidi. Voi considerate che nel 2014, nelle mie prime conferenze, questo numero era 94.
Cioè, oltre a questi cannabinoidi, nel 2014 avevamo altri 94 cannabinoidi, cioè altre sostanze che sono simili al THC e al CBD, ma non sono THC e CBD, e che hanno delle loro attività. Ho citato, senza voler che me ne vogliano i traduttori, il CBN per dire il cannabinolo, che è ad esempio, per farvi capire, è un metabolita che si genera dalla degradazione del THC, quindi ho il THCA, THC acido, che si converte in THC, e poi se conservo male la cannabis piuttosto che la somministro troppo calore, il THC si degrada ad esempio a CBN, un altro cannabinoide. Il CBN per questo motivo viene utilizzato per capire come è stata conservata la cannabis, perché peggio l'ho conservata, più alto ha questo valore. Questa è una funzione che, se vogliamo, è analitica. Ma il CBN ha un'altra attività. Il CBN è un potente soporifero, ma potente nel senso che addirittura può essere stordente. Ci sono delle varie... Questo è il motivo, ad esempio, per cui, visto che il CBN si genera ad alte temperature, quando somministro molta energia, è il motivo per cui, questo dovrebbe saperlo chi soprattutto utilizza i vaporizzatori, si consiglia sempre di vaporizzare la cannabis a delle temperature che sono basse, dove per basso intendo 180-190 gradi, 200, perché se si sale a 220-230 gradi, la quantità di CBN che viene prodotta nella vaporizzazione è maggiore, e quindi questa somministrazione di cannabis sarà per me più sedativa. Non c'entra il THC, non c'entra il CBD, c'entra il CBN. Ci sono tanti altri cannabinoidi, ho detto prima il THCV, la tetraidrocannabiverina. Avete mai sentito parlare? È una molecola che assomiglia molto al THC e spiega ad esempio come mai una varietà medica, farmaceutica di cannabis ricca in THC non funziona contro l'epilessia, che vi ho detto principalmente l'epilessia è trattata col CBD, ma una varietà di cannabis che ha THC e oltre al THC anche la tetraidrocannabiverina, cioè il THCV, sto dando la pausa ai traduttori, funziona contro l'epilessia, pur non avendo CBD. E si sta studiando che il THCV sia responsabile di questa cosa, è un cannabinoide secondario. Ad oggi l'unico cannabinoide stupefacente è il THC, quindi è l'unico che ha tutta quella regolamentazione per cui o è legale con ricetta medica acquistata in farmacia. Per il resto gli altri cannabinoidi sono liberi per ora. Molti di questi sono in quantità basse, per cui non sono utilizzati, da una parte perché magari non conosciamo come utilizzarli, non sappiamo esattamente come utilizzarli. Dopo il CBD, il più famoso, che mi rendo conto ora di non aver mai citato, è il CBG, il cannabigerolo, che è il prossimo step. Già viene utilizzato, ma siamo nel libero mercato. Diciamo così, il primo problema è il costo, cioè il CBG è presente in quantità più basse nella cannabis, concentrarlo quindi richiede più cannabis, richiede più estrazioni, quindi costi più alti, ed è meno appetibile per ora dal punto di vista del suo utilizzo. È chiaro che se mi chiedete, ci sono 110 cannabinoidi, qual è l'attività del primo, del secondo, del terzo, del quarto? Per molte di queste ancora non lo sappiamo. Sappiamo che ci sono, ma come usarli lo sapremo tra centinaia di anni, forse, non lo so, vedremo. Grazie della risposta. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Sì. Come facciamo? Mandiamo il microfono lì? Guarda, c'è il microfono. Ah, perfetto. Ma così per chi ascolta per registrare in anche, sì. Io volevo sapere se chi assume regolarmente CBD può donare tranquillamente il sangue, non solo dal punto di vista della norma. Dal punto di vista della norma, così la risposta è immediata nella parte finale, sì. Nel senso che non ci sono limitazioni. Al di là della norma, cioè uno dice io ho del CBD, assumo CBD, posso donare? Non c'è nessun motivo, non è una sostanza teratogena, cancerogena o pericolosa. Diverso sarebbe il THC per un discorso di normativa. Sì, perché uno dice assumo CBD e c'è dentro lo 0,002% di THC. Le concentrazioni che ci sarebbero nel sangue sarebbero di nanogrammi e forse anche picogrammi, cioè una diluizione non dico non rilevabile nel sangue da un'analisi.
perché effettivamente la norma, non tanto perché il THC è il male assoluto, ma perché la norma non fa distinzione tra uso terapeutico e ludico, e quindi chi utilizza droghe, nel senso illegale del termine, non può donare il sangue. Utilizzo il CBD che ha tracce di THC, ma proprio tracce, non mi farei il problema, perché il CBD modula anche l'attività del THC e probabilmente quel THC è già stato eliminato ed escreto senza che ci siano possibili rilevamenti. Se utilizzo invece un medicinale che contiene CBD e anche THC, non posso donare, ripeto, non tanto perché c'è il THC, ma perché la norma non fa distinzione tra il fatto che ho THC perché ho fatto una canna illegalmente dal punto di vista della norma, o ho assunto un medicinale con ricetta medica contenente THC. Questo è. Salve, io Salve. vorrei sapere se il CBD dà assuefazione, se lo si prende per molto tempo. Grazie. Prego. La risposta è no, assolutamente no. Quando si parla di cannabis, per poter dare una risposta insomma, che sia comprensibile, chiarisco sempre qual è la differenza tra assuefazione, dipendenza, tolleranza. Sono le tre parole che riguardano in generale le droghe, ma soprattutto quando si parla della cannabis, perché si fa confusione. Allora, dipendenza è quella per cui non riesco a rimanere senza l'assunzione della sostanza senza avere una sindrome di astinenza. Semplifichiamo così. Assuefazione è il motivo per cui io di questa sostanza arrivo a un punto per cui devo continuare ad assumerla per poter avere un effetto benefico, o comunque non avere un effetto negativo. Cioè il fatto che io stia bene è legato esclusivamente al fatto che io introduca questa sostanza, per cui ne sono assuefatto. Tolleranza è il motivo, è invece quando io assumo una sostanza e ho un determinato effetto, a un certo punto il mio corpo si abitua, la racconto, se ci fosse qualche professore universitario credo che mi avrebbe già bocciato a metà del discorso, ma spero di riuscire invece a spiegarmi con voi. Tolleranza è quando io, dicevo, assumo una determinata dose, ho un effetto terapeutico, ho un effetto, devo a un certo punto però incrementare questa dose, perché la dose che prima assumevo smette di darmi questo effetto, perché ho sviluppato tolleranza, il mio corpo ha imparato a metabolizzare in determinata maniera questa sostanza. Allora, può dare assuefazione, mi è stato chiesto. No, non dà assuefazione, nel senso che io non arriverò mai ad avere la necessità di dover assumere CBD, altrimenti come posso dire, la malattia che avevo, il sintomo che stavo togliendo, faccio il dolore, diventa ingestibile. Non dovrò mai trovarmi ad assumere la cannabis, altrimenti il dolore che prima avevo in una scala da 1 a 10 a 7, scusatemi la cannabis, intendevo il CBD, se non assumo, quando assumo, ci riprovo, scusatemi, posto che ho una scala di dolore da 1 a 10, mettiamo che ho dolore 7, assumo il CBD e questo dolore da 7 mi passa a 5, ok? Se sviluppo assuefazione vorrebbe dire che se non assumo CBD il dolore mi torna non a 7, mi va a 8, 9, 10, e quando assumo il CBD non me lo porta più a 5, sono assuefatto, mi rimane a 7. Devo comunque prendere il CBD per poter tenere il dolore a 7, altrimenti in quanto assuefatto non è più 7 ma mi va oltre. Questo il CBD non lo dà, anzi, una cosa che si è visto è che più si va avanti nel tempo, diciamo così, dovrei spiegarlo con tanti termini grossi, quindi bypasso, più si va avanti nel tempo nella somministrazione continua, maggiore diventa la necessità di scalare le dosi di CBD per avere l'effetto terapeutico. Si chiama tolleranza inversa ed è una cosa che è molto interessante soprattutto nei bambini che sono molto sensibili al CBD. Normalmente, lo dicevo prima, o comunque con i farmaci tradizionali, uno parte, prende una dose e poi a un certo punto non mi fa più effetto, l'aumento questa dose, e poi questa cosa non mi fa più effetto e l'aumento ancora. Nel CBD, nel lungo utilizzo, si è visto questa cosa inversa. L'ho fatta un po' lunga, spero di essere riuscito a spiegare partendo dalla... C'era la ragazza Io avrei una domanda. Ce n'è per tutti, calma, abbiamo... Avrei una domanda pratica. Prego. Se acquisto Vicina... il CBD, la scadenza è importante, diluito con è importante, ci può dare delle indicazioni proprio pratiche? Sì, se ho capito la domanda, chiedo solo perché era comunque un po' basso, ma cioè se è importante la scadenza riportata sopra e l'olio in cui viene diluito. Sì, è importante.
Beh, la scadenza, al di là di... È chiaro che se vi ho detto una scadenza 5 anni, una scadenza 3 anni, c'è da un attimo da pensarci. Perché? Pensarci nel senso, la cosa non mi convince, perché vi ho detto prima, quando i cannabinoidi, poi parliamo del CBD, sono sciolti in un liquido, che sono comunque oleosi, perché dal punto di vista chimico la cannabis è una pianta grassa, cioè ha delle sostanze, si dice lipofile, grasse, quindi si scioglie nell'olio, cominciano a venire delle reazioni. A seconda del tipo di olio, e per olio, uno degli oli migliori sono l'olio di cocco / MCT, Medium Chain Triglycerides, trigliceridi a catena media. L'MCT è un olio di cocco raffinato, potremmo dire. Sono gli oli in cui si è visto che la stabilità è maggiore. Poi ci può essere l'olio di oliva, ci può essere l'olio di semi di canapa, l'olio di colza, l'olio che volete voi. Il punto è, se mi chiedete quali sono gli oli migliori in cui i cannabinoidi, il CBD è più stabile, sicuramente l'MCT o olio di cocco. E come scadenza ci sarebbero da fare 1000 premesse che non farò. Diciamo che oltre 1 anno e mezzo, 18 mesi, sarebbe meglio andare. Possiamo arrivare a 2 anni, però se io trovo un produttore che mi dà più di 2 anni a un olio di CBD, no. Se un produttore serio, più un anno e mezzo massimo, non va. Le creme è un discorso diverso invece. Le creme dal punto di vista normativo, il CBD sono creme legalmente riconosciute perché sono cosmetici. Quindi nel cosmetico la scadenza funziona diversamente, nel senso che la scadenza è quello che si chiama PAO, Period After Opening, cioè in teoria la scadenza, diciamo così, potrebbe essere 5 anni, ma di fatto la crema io l'acquisto e la scadenza parte dal momento in cui la apro la prima volta, c'è il PAO che c'è un numerino dentro, tipo 6, che normalmente è quello consigliato per il CBD, e vuol dire che una volta aperto io devo finire quella crema entro 6 mesi, o comunque dopo 6 mesi la devo buttare via. Questo per le creme. Nelle creme diciamo che è più semplice, poi non è mai così semplice, ma per questioni di tempo semplifichiamo così, ecco. Dopo c'è il dottore che... Due... Ah, c'eri te prima? Ah, prego. No, ma tranquilli, ce n'è per tutti, come si dice. È sulla signora che ha chiesto la donazione. Sì. Quindi, quanto tempo il CBD rimane attivo nel sangue dopo assunzione? Perché forse è questa la cosa più importante eventualmente. Se si va al di là della legge, quello che uno deve preoccuparsi. Sì, ma il punto, infatti, ho detto, posto che per il CBD non ci sono limiti, ma sul THC purtroppo la risposta è dipende da persona a persona. Non è come per altre sostanze dove si dice il tempo di emivita, che è quella parola che vuol dire dopo quanto la concentrazione si dimezza nel sangue. Ci sono persone che nel giro di pochi giorni hanno il dimezzamento dell'emivita, quindi il dimezzamento dei livelli nel sangue, altre persone che dopo un mese sono comunque positive. È una cosa che dipende da tantissimi fattori, in primis il sistema endocannabinoide che abbiamo tutti noi ed è diverso uno dall'altro, si dice che è polimorfico, sta parolona grossa, e quindi ognuno metabolizza in maniera diversa. Se tu mi dicessi voglio essere tranquillo che non ci sia CBD nel sangue quando vado a donare, io meno di un mese per estrema sicurezza non ti darei, ma se volessi essere ancora più sicura ti direi 2 mesi. Poi magari sarà un mese e un giorno, un mese e una settimana, magari saranno 3 settimane. Però sapendo che c'è questa enorme, non è come l'etanolo, come l'alcol, quando vi fermano a fare l'alcol test, vi trovano leggermente sopra, fatti una corsetta e abbassiamo il livello nel sangue, non funziona così. E quindi se uno volesse essere pulito, diciamo così, almeno un mese, almeno. Poi se vuole essere sicuro, anche 2. Non avevi 2 domande però? No. La seconda era per la precisazione per la signora che ha chiesto dell'olio CBD della scadenza, quindi quello da tenere in considerazione è la data di produzione fondamentalmente, per essere più sicuri. Sì, ma la scadenza la segni in base alla produzione, se ho capito quello che intendi. Cioè, la data ci sarà una data di produzione e una data di scadenza, sì. Ma Okay, poi non è neanche detto, perché non essendoci una norma, la scadenza c'è perché è un consumatore che acquista, cioè voglio dire, se voi acquistate un prodotto del genere e non c'è la scadenza, qualche domanda se la fa. Non è obbligatorio da nessuna parte, mentre in altri prodotti è obbligatorio che uno metta la data di produzione. Uno ti mette una scadenza mese e anno,
e ha finito lì. Prego. Funziona? Sì. Domanda tecnica, forse un po' difficile. Io ero rimasto a temperature di vaporizzazione tra i 120 e i 160 gradi per ottenere un equilibrio ottimale tra quello che vogliamo ottenere di decarbossilazione e ottenere un CBN basso. Tu mi hai parlato di circa 200. È vero che è variabile secondo l'indicazione, secondo la risposta 190 avrei, dovendo direi 190, però sì, ho detto 200. Va bene. Ok. È da aggiornare quello che posso dire ai pazienti, cioè da 120 a 160 di andare più sui 180? Cioè, più che altro quello che mi lascia perplesso in quello che dici è i 120, cioè fai conto che Forse si cambia decarbossilazione e vaporizzazione, esatto, cioè perché ok. Adesso dobbiamo far capire, io ho capito, devo farvi capire che ho capito e riuscire a rispondere alla domanda. Stiamo parlando di due cose diverse, un conto è la temperatura di decarbossilazione, grazie Peter, e un conto è la temperatura di vaporizzazione. Allora, la vaporizzazione è quando, anziché fumare, dove io quando fumo, quindi con l'accendino acceso una canna, tanto per intenderci, raggiungo temperature di 700 gradi, ed è una cosa. Queste temperature non sono buone perché si creano sostanze cancerogene della combustione che tutti conosciamo per il tabacco e robe varie. E quindi usiamo il vaporizzatore che è una macchina che mi consente di vaporizzare, quindi di mettere il fiore intero e di inalare l'estratto caldo di aria calda contenente i cannabinoidi, e qui si parte dai 160 circa fino ai 220. 160 perché? Perché al di sotto di questa temperatura i cannabinoidi non vaporizzano, cioè usciranno dei terpeni, respirerò l'odore della cannabis, però di cannabinoidi c'è poco, ok? E la temperatura a cui il CBN si forma, intendiamoci, c'è anche a 160 gradi, perché nella cannabis un po' di CBN ce n'è, però diciamo che la trasformazione del THC che c'è nella pianta a CBN mi avviene dai 200 gradi in su, e a quel punto lì più vado su, 220, maggiore la quantità di CBN. Comunque di rimanere tra i 180 e i 190. È consigliato, esatto, di solito 170, perché a 160 veramente rischio di non tirare fuori del THC in quantità interessante, 170-190, questo è il range che io normalmente si consiglia. Poi anche qui va detto, ogni paziente trova il suo perché, soprattutto anche in base alla varietà di cannabis, perché non è una norma. I 120 che dicevi prima invece sono temperature di decarbossilazione che sono usate dall'industria o dalle farmacie per trasformare il THCA in THC, il CBA in CBD, e dare al paziente un prodotto che non deve scaldare, deve solo assumere perché è già stato fatto decarbossilato, quindi non c'entra. Grazie. Non so se quello che ho detto è interessato anche agli altri, spero di aver risolto. C'era? Ci sono altre domande? La HHC, ultimamente ho letto un articolo su questo e non ho capito molto. L'HHC. HHC, chiedeva la signorina, che cos'è? Allora, è un cannabinoide, adesso vi devo dire la cruda verità, no, allora, è un cannabinoide stupefacente, nel senso che ha attività psicotropa, che si è trovato all'interno della cannabis, in quantità che sono infinite, sono molto molto basse, e per fare l'esempio, il classico, all'interno dell'arancia c'è la vitamina C, per avere il fabbisogno giornaliero bisogna mangiare 3 kg di arance tutti i giorni. Ecco, per avere una quantità di HHC, questo nuovo cannabinoide psicotropo, quindi stupefacente, è necessario avere enormi quantitativi di cannabis. Quindi l'unico modo per utilizzarlo è estrarre, non è che fumando la cannabis o la canapa riesco a ottenere quantità interessanti. Cosa voglio dirvi? L'HHC è una sostanza che dà sballo, effetto psicotropo, perché assomiglia al THC e interagisce in parte sul recettore del THC. Ad oggi però, dal punto di vista legale delle leggi, non è riconosciuto come stupefacente, quindi è legale. La differenza la fa il fatto che, essendo naturalmente presente nella pianta, ma vi ho detto in concentrazioni piccole, l'unico modo per ottenerlo è o fare un estratto, come vi dicevo, di enormi quantità, però vuol dire che il prezzo finale dell'HHC che io vado a comprare è enorme, oppure sintetizzarlo chimicamente, che è quello che va per la maggiore, perché il mercato è il mercato. Quindi se trovate qualcuno che vi dice questo è naturale e ve lo vende a un prezzo che è quasi meno del CBD, non è così, però è un prezzo molto basso, state tranquilli che quello non è naturale.
è sintetico. E nel sintetico dipende come è stato sintetizzato. La chimica è bella e brutta per tante cose, il bello della chimica è che per arrivare a quella molecola ci sono tante vie e ogni via ha dei pro e dei contro. Il contro di solito è cosa mi porto dietro, quali sostanze organiche mi trovo nell'HHC, quindi dopo io vado ad assumere dell'HHC, sì, ma assumo anche delle altre sostanze. Chiaramente, se uno invece avesse l'HHC naturale, posto che lo deve pagare parecchio, quello ad oggi è una sostanza che ha delle attività psicotrope, ma non è riconosciuto come stupefacente. Poi tra un anno ci ritroveremo e parleremo e diremo che il Ministero, l'organizzazione, l'ONU ha aggiornato la convenzione e ha introdotto l'HHC tra le sostanze psicotrope. Prego. Allora, se non ci sono altre domande... Ce n'era. Sì. Vedi che abbiamo fatto bene a lasciare... Sentite? Sì. Ok, prego. La mia domanda è questa. Allora, il THC può essere prescritto, anche se con grandi difficoltà, però ci sono delle malattie che si possono trattare e può essere prescritto, quindi le persone possono avere accesso con ricetta medica e quindi con costi decenti per procurarselo. Il motivo per cui invece col CBD non è possibile questo è legato al fatto che dicevi prima, per cui sì, si riconoscono varie proprietà terapeutiche del CBD, ma non così come per il THC, o qual è il motivo per cui noi non possiamo semplicemente accedere con ricetta a questa cosa? Grazie. Ottima domanda. Diciamo che potrei iniziare dando una buona notizia, ci stiamo arrivando. Ci sarà tra l'altro un intervento di uno degli sponsor che parlerà del CBD. Anche qui ci sarebbe tanto da dire perché è un'evoluzione che c'è stata nel corso degli anni, però parte della risposta è nella sua domanda effettivamente. Cioè uno dei motivi è perché quando si è iniziato a rendere gratuita, rimborsabile la cannabis, tra virgolette il THC, quello per cui si ragionava, chi ragionava diceva ah sì, il THC funziona per questo, il THC funziona per quello, perché tanto cannabis e THC sono la stessa cosa. Ho detto, e sappiamo tutti, non è così, ma chi ha fatto le leggi ragionava così. Il CBD ma non lo conosceva neanche. Quindi nel corso degli anni si sono create norme per cui la cannabis, ossia il THC, è rimborsabile, le varie regioni non è che si inventavano nulla di nuovo, copiavano da altre regioni che avevano messo questa cosa, il THC è rimborsabile, e alla fine ci siamo trovati che in Italia tutte le regioni rimborsano solo la cannabis con il THC. Faccio una precisazione, esiste anche una varietà di cannabis che contiene principalmente CBD, che si chiama Bedrolite, ha meno dell'1% di THC e il 9% di CBD, ma è un quantitativo di CBD molto molto basso, cioè quando viene usata per fare estratti, l'estratto finale mi contiene lo 0,5-0,7% di CBD, quando i prodotti che si vogliono normalmente utilizzare sono al 2, 5, 10% di CBD. Dicevo, le cose stanno cambiando perché adesso il CBD arriva anche, diciamo così, di grado farmaceutico. Tradotto, il legislatore si è reso conto che ha delle attività terapeutiche, tant'è che vi ho fatto vedere un farmaco a base di CBD per l'epilessia, a quel punto lì, che è gratuito, scusatemi, che quel farmaco è gratuito, a quel punto lì il legislatore non può più dire il CBD non serve, non funziona e quindi non ha senso rimborsarlo. Ci si arriverà che anche piano piano le regioni, una ad esempio l'ha già fatto, credo che sia il Friuli Venezia Giulia o il Veneto, o una delle due, adesso non mi ricordo, ha iniziato a rimborsare gli estratti a base di CBD, quindi sono gratuiti. Prego. Io vi ringrazio, siete stati... Sono ancora qua, speravate. Posso un attimo? Prego. Vorrei fare cenno su un dettaglio molto molto importante della sua relazione. Ringrazio per questo dettaglio l'ICS, il sistema endocannabinoico del corpo. Perché abbiamo bisogno di questo sistema? Perché abbiamo un sistema autodrogante, se si vuole esprimere così. Sì. È una cosa molto importante per capire che noi non ci stiamo drogando nel senso naturale, abbiamo bisogno di questo sistema. Quando c'è una situazione d'alto allarme, il nostro sistema reagisce
Da toglierci da questo sistema, dal momento di allarme, abbiamo bisogno delle ammortizzatori. E allora la cortisona, il sistema endocannabinoico sono sistemi di ammortizzazione e per quello stiamo parlando di sistemi fisiologici, stiamo parlando di terapie naturali che il nostro corpo è in grado di digerire. E allora la discussione attuale è importantissima perché così siamo in grado di influenzare il nostro corpo nel senso più naturale. Grazie della sua relazione comunque. Non aggiungo nulla perché ha detto benissimo. Bene, adesso veramente vado. Grazie a tutti di aver ascoltato. Il dottor Ternelli comunque ha un blog super aggiornato, quindi chi volesse continuare a seguirlo, approfondire gli argomenti e anche le scoperte che arrivano dal mondo, insomma, di tutto quello che ha parlato, può seguirlo. Qual è l'indirizzo? Farmagalenica.it. Farmagalenica.it.